Eccoci qua ragazzi, questo è il terzo e ultimo video, ma è anche il più interessante, inerente alle malattie delle piante di pomodoro. Allora, oggi parliamo di funghi in particolare. Se vi faccio vedere, vediamo se siete preparati, se vi faccio vedere queste macchie qua, cosa mi dite? Secondo voi cos'è? 3, 2, 1. Sono sicuro che il 90% di voi ha sbagliato, perché il 90% di voi avrà detto peronospora. In realtà non è peronospora, questa qui è alternaria. Come si distingue l'alternaria dalla peronospora? L'alternaria fa delle macchie piuttosto tondeggianti, scure, concentriche. Quindi vediamo questi cerchi come se fossero delle macchie, una macchia dentro l'altra. L'alternaria crea inoltre delle macchie sul fusto, che qua fortunatamente non abbiamo, mentre la peronospora, e attenzione peronospora, non peronospera, peronospara, sento di tutti i colori ragazzi, peronospora, ci fa a imbrunire, ci farà delle macchie molto grosse sul fusto, leggermente più chiare e più estese in confronto all'alternaria, e le macchie sulle foglie sono più disordinate, diciamo, sono un po' più grandi, più estese, però sono più chiare di queste, sono più chiare e coi contorni un po' più sfumati. Un'altra patologia fungina che colpisce spesso le nostre piante di pomodoro è la streptoria. La streptoria ci fa tante piccole macchie scure quasi nere, sulla foglia. Se le guardiamo bene, qua non ci sono, fortunatamente non ce l'ho, però è così. Tante piccole macchie con al centro un puntino in rilievo che è il corpo fruttifero. È come se fosse, sappiamo che quando andiamo a raccogliere i funghi nel bosco, noi raccogliamo il corpo fruttifero del bosco. Volevo dire fungo. Il porcino è il corpo fruttifero del bosco. Volevo dire fungo. In realtà il fungo è tutto sottoterra oppure sta parassitando una pianta. Quando abbiamo queste patologie fungine, è vero che non ci interessa un granché di saperle distinguere, però si curano tutte allo stesso modo. Si tolgono le parti infette, si asportano e si bruciano, comunque si portano in un posto dove non verranno mai più in contatto con l'orto. Queste patologie possono prendere anche la bacca. In particolare si creano tipo le macchie che si formano sulle foglie, però si formano sul frutto. La peronospora fa una macchia coi contorni frastagliati che all'inizio è traslucida e poi diventa bruna con una leggera muffetta sopra, mentre l'alternaria crea dei cerchi perfetti, scuri, quasi neri, tutti concentrici, tutti concentrici. Per andare a prevenire questi funghi, già dalla primavera dobbiamo partire con la poltiglia bordolese. La diamo soprattutto appena finisce di piovere, evitando di prendere il fiore, quindi lo andiamo a dare la sera, che è il momento in cui il fiore è più chiuso, perché mettere la poltiglia bordolese all'interno del fiore può creare degli aborti, quindi mancata allegagione, e può danneggiare anche gli insetti impollinatori tipo le api. Diamo sempre la nostra poltiglia bordolese finché la pianta non entra in produzione. Quando la pianta entra in produzione lo sospendiamo e diamo dello zolfo e del caolino. Il caolino, come abbiamo detto nel video precedente, riesce a aiutarci coi funghi perché, qua ne vediamo un po', asciuga la superficie della foglia. Il fungo trova un ambiente molto prospero e favorevole quando trova una leggera umidità sulla foglia. Noi andiamo col caolino a creare una barriera meccanica e inoltre appunto asciuga la superficie fogliare e in questo modo andiamo a creare dei problemi al fungo che sta cercando di contagiare la pianta. Un'altra cosa che si può utilizzare è lo zolfo quando siamo in produzione, perché lo zolfo è un materiale inerte, di conseguenza non entra in circolo nella pianta, se piove va nel terreno ed è comunque un concime, di conseguenza male non fa. Evitiamo di utilizzare la poltiglia bordolese o il verde rame durante la produzione. Un altro fungo molto comune per il pomodoro e dannoso, non ce l'ho sul pomodoro, ma ve lo faccio vedere sulla zucchina. Non ce l'ho fortunatamente.
Eccolo qui, è il malbianco, detto anche oidio, anzi è oidio detto anche malbianco. Crea questa specie di patina di farinetta sulla foglia bianca, come se qualcuno ci avesse fatto uno scherzone nella notte e fosse venuto a buttare sopra le nostre piante di pomodoro della farina. Prende sia le foglie che il frutto, danneggiandolo irreparabilmente. Per questo, per prevenire il mal bianco o oidio, andiamo, come va benissimo come peronospora eccetera, con della poltiglia bordolese in primavera. Se abbiamo la malattia conclamata come in questo caso, quindi abbiamo le piante completamente piene di mal bianco, possiamo nebulizzare del bicarbonato di sodio o di potassio. Lo andiamo a nebulizzare, non sconfiggeremo il fungo, però lo andremo un po' a limitare, lo andremo un po' a indolenzire. Un altro fungo che colpisce il pomodoro è molto meno comune perché preferisce fragole, lamponi e piccoli frutti, anche l'uva, è la muffa grigia o botryte. Cosa succede? Ci prende la pianta, la foglia, ci fa delle macchie scure e in particolare ci fa della muffa grigia, quasi nera, intorno qua al colletto. Va a contaminare il nostro pomodoro rendendolo inutilizzabile. La muffa grigia la possiamo prevenire e limitare, curarla proprio con i metodi naturali è praticamente impossibile, così come abbiamo fatto con il malbianco che abbiamo visto prima. Tutti questi che vi ho elencato adesso sono i funghi che prendono la parte aerea della pianta, però ci sono anche dei funghi che prendono la parte basale, che sono i funghi del colletto. Come quando vi ho parlato degli insetti che mangiano la parte basale, la parte del colletto della pianta, uguale questi funghi andranno a prendere la parte bassa. Quindi il colletto, il giunto della pianta con il terreno lo troveremo depresso, quindi lo troviamo o schiacciato, scuro, che inizia a marcire. Quello vuol dire che abbiamo un fungo che ci sta prendendo il colletto. Per prevenire questi funghi in particolare, ma tutti gli altri funghi, bisogna evitare di avere dei ristagni idrici nel terreno, quindi bisogna cercare di avere un terreno bello drenato, oltre ad utilizzare lo zolfo, il verderame, eccetera, di cui vi ho parlato prima. Importante, non bagnare mai le foglie della pianta. La pianta del pomodoro va sempre bagnata in maniera regolare e costante al piede solo nel terreno, senza mai toccare la parte aerea, perché toccare la parte aerea, bagnare le foglie, può creare giusto appunto dei problemi di contaminazione da funghi. Il fungo si riproduce e sta bene quando c'è umidità. Meno umidità gli diamo, più il fungo avrà dei problemi a proliferare. Quindi foglie sempre asciutte, utilizziamo del caolino, eccolo qui, come lo potete vedere, e lo preveniamo in questo modo. Per evitare il propagarsi di tutte queste patologie fungine, peronospora, alternaria, eccetera, andiamo a tagliare tutte le parti contaminate, ma prima gli strumenti li dobbiamo pulire e disinfettare o in un disinfettante tipo candeggina, cloro, eccetera, oppure in una soluzione all'1% di verderame. Togliamo tutto e quando andiamo da una pianta all'altra, questo qui lo portiamo via e li bruciamo. Quando cambiamo pianta disinfettiamo bene le nostre cesoie. La stessa cosa vale anche per quando andiamo a lavorare con piante affette da batteri e virus. Quando le andiamo a eliminare, portare via, eccetera, le forbici o le cesoie devono essere sempre pulite così. Possiamo utilizzare anche il cloro, candeggina, alcol. Io utilizzo il verderame. Basta che lo fate, ragazzi, perché sennò da una pianta la portiamo in giro per tutta la coltivazione. Un altro problema radicale, oltre agli insetti terricoli e i funghi del colletto, è dato dai nematodi. I nematodi sono dei piccoli vermetti che si trovano nel terreno, che vanno a colonizzare la radice, facendo in modo che la pianta ha fatica ad assimilare l'acqua e i nutrienti. Per capire se la nostra pianta è infetta da nematodi, notiamo che la pianta avrà difficoltà nella crescita, avrà tante clorosi, quindi foglie molto chiare, anemiche, come se fosse una carenza di calcio, e nelle ore più calde della giornata all'inizio appassisce completamente. Noi la andiamo a bagnare perché pensiamo che ci manca l'acqua, ma in realtà è perché ci sono
i nematodi che hanno colonizzato la radice. Andiamo a togliere la radice dalla pianta e vediamo che sulla radice ci sono delle galle, sono delle specie di protuberanze che si chiamano galle e danneggiano la capacità di assimilare i nutrienti e l'acqua della pianta. Per sconfiggere i nematodi bisogna lavorare in prevenzione. Quindi andiamo oltre a una buona pratica di rotazione delle culture, andiamo a fare un sovescio biofumigante. Cosa vuol dire biofumigante? Che distrugge appunto i nematodi. Si utilizzano delle essenze tipo la senape o il rafano. Quindi se abbiamo qua i pomodori quest'anno, abbiamo dei problemi di nematodi, per 3-4 anni non li metteremo più qui. Qui appena finiamo la raccolta dei pomodori mettiamo una bella fila di rafano o di senape, che poi possiamo anche non raccogliere, possiamo trinciarla, lasciarla lì. E questo andrà a limitare lo sviluppo e a uccidere i nematodi. Ultimo fattore, ragazzi, di patologie delle piante dei pomodori, poi la smetto perché so che vi sto facendo passare la voglia di coltivare i pomodori, sembra tutto tragico, ma non è così tragico, sono i batteri. In particolare c'è il cancro batterico, che è una malattia, che è un battere che entra nel fusto centrale della pianta, crea un avvizzimento e se noi andiamo a tagliare in maniera longitudinale il fusto, vediamo che è vuoto all'interno con tutta una brunatura. Il problema del cancro è che parte dall'interno, ma va verso l'esterno e prende anche le bacche di pomodoro e contamina i semi. Quindi se noi andremo a seminare poi i semi estratti da questa pianta, avremo ancora quella batteriosi lì perché da dentro riesce a entrare nel pomodoro. Su questo c'è ben poco da fare se non una buona rotazione delle culture, ragazzi. Qua, così come i virus, c'è ben poco da fare. Si prende tutto, si brucia e lì per 3-4 anni i pomodori non si mettono più. Un altro sintomo del cancro è il disseccamento asimmetrico. Se noi abbiamo la foglia del pomodoro così, se prende una patologia la prende in maniera uniforme. Invece con il cancro batterico si secca solo una parte. Quindi se noi vediamo le nostre foglie che sono verdi da una parte, ma che seccano solo da un lato, vuol dire che probabilmente è cancro batterico. Un'altra patologia batterica è la necrosi. Cosa succede? Sempre il nostro fusto, abbiamo il fusto e a un certo punto troviamo degli spacchi longitudinali. Questi spacchi longitudinali, se noi li andremo a toccare, fortunatamente ragazzi io non ce l'ho queste patologie, quindi non posso farvele vedere nello specifico. Se andiamo a schiacciare questi tagli longitudinali, sentiamo che è di una consistenza flaccida, è molle. Quindi qua è come prima, quindi lo apriamo in maniera longitudinale e troveremo il fusto completamente vuoto, perché questo battere mangia la parte interna, la parte linfatica della pianta e ci dovremo comportare come il cancro. Prendere tutto, si brucia e qua le piante non si mettono più. Ragazzi, che dire, non è così tragica, ripeto, basta avere delle buone pratiche di rotazione, fare una buona prevenzione sia contro gli insetti che contro i funghi e vedrete che tutte queste problematiche non ce le avremo. Facciamo una bella concimazione completa con tanti microelementi e vedremo che avremo sempre dei pomodori belli, spettacolari e buoni per tutta l'estate. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.